In questo video parleremo di come misurare il rischio. Questa operazione si chiama in inglese Risk Assessment. Il Risk Assessment è di due tipi, qualitativo o quantitativo. La differenza sta fondamentalmente nel modo con cui noi quantifichiamo o misuriamo il livello di rischio. Se usiamo una scala descrittiva delle etichette, parleremo di rischio qualitativo. Se usiamo una scala invece basata su misure di probabilità, parleremo di rischio quantitativo. Nella valutazione del rischio qualitativo, la componente fondamentale è la matrice del risk assessment. Tentiamo adesso di capire cos'è e come la riusciamo a costruire. Innanzitutto ci sono due mattoni fondamentali che servono per la costruzione della stessa. La prima, una nozione di quanto è verosimile che avvenga l'evento di cui ci stiamo occupando. La seconda, la severità delle conseguenze. Se noi guardiamo come si sviluppa il flusso nella costruzione della matrice del risk assessment, altrimenti detta come RAM, per prima cosa dobbiamo costruire quello che si chiama lo scenario dell'incidente, dopodiché dobbiamo associare adesso una valutazione qualitativa delle probabilità che avvenga l'incidente stesso e dopodiché dovremo tentare di combinare la verosimiglianza dell'incidente con la severità delle conseguenze che si possono verificare. Parliamo in primo luogo dei livelli della severità dell'incidente. Di solito si usa una scala a 5 livelli che va da un livello critico, un incidente estremamente severo, al livello più basso che è un incidente di una severità trascurabile. Questo corrisponde dal punto di vista numerico a una scala che prende valore da 0 a 5. Dal punto di vista delle probabilità dell'incidente abbiamo invece una valutazione descrittiva per cui decidiamo che un incidente ha una probabilità di accadimento remota se la probabilità quantitativa, la sua valutazione, il suo corrispettivo quantitativo va da 0 a 0,1 fino ad una quasi certezza dell'accadimento stesso quando questa probabilità va dallo 0,9 all'1. Ovviamente l'etichettatura dipende dal contesto specifico in cui noi operiamo. Questo è un esempio di severità dell'incidente che la misura su una scala da 1 a 4 per lacerazioni o tagli che vanno da tagli superficiali fino invece a incidenti estremamente severi dal punto di vista degli organi interni che vengono ad essere coinvolti. Gli scenari che descrivono l'incidente. Fondamentalmente per descrivere uno scenario abbiamo bisogno di conoscere le caratteristiche del prodotto che ha portato alla situazione di pericolo, il far sì e capire quali di queste caratteristiche poi riescono a svilupparsi all'interno della dinamica dell'incidente portando all'evento stesso e dopodiché a descrivere le conseguenze di questo. Fondamentalmente, visto che quando si fa una valutazione di risk assessment quello che interessa di più è andare a caratterizzare gli incidenti che hanno maggior probabilità, definiamo subito che gli incidenti sono definiti come ad essere estremamente severi quando sono a un livello 3 o 4 o superiori, se usiamo delle scale di quel tipo lì, e quando la probabilità dell'incidente è superiore ad 1 su 100. Combinando tutti questi elementi insieme riusciamo a dare una visione sintetica in quella che si chiama appunto la matrice del risk assessment, la RAM, che avevamo già presentato precedentemente. Vedete sulla sinistra in cui vi è la scala delle probabilità, di quanto è verosimile che avvenga l'incidente, dall'alto verso il basso a decrescere. La severità dell'incidente è rappresentata dalle colonne, qui usiamo una scala da 1 a 4 e la combinazione di questi due identifica fondamentalmente tre aree della matrice. Un'area in basso a sinistra che corrisponde a un rischio basso, che è derivato dalla combinazione di cosa? Di incidenti che sono estremamente poco probabili, sia che causino incidenti severi, sia che ne causino di non severi, fino alla parte alta della diagonale della matrice di risk assessment, dove invece gli incidenti, sia che siano severi o che non lo siano, hanno comunque delle probabilità di accadimento inaccettabili dal punto di vista dell'operatore. Quello che si colloca sulla diagonale è un'area di incertezza che di solito necessita di approfondimenti
ulteriori e di ulteriori indagini per valutare la sicurezza del prodotto.